Riccardo Albieri e nel video di oggi esploreremo due tecnologie presenti da tempo in FileMaker che ci danno la possibilità di leggere e scrivere i dati presenti nella nostra applicazione senza essere completamente dipendenti dall'interfaccia utente, che è un po' uno standard di FileMaker. E aspetto forse ancora più interessante, entrambe queste tecnologie sono in grado di dare la possibilità di interagire con i nostri dati a qualsiasi applicazione esterna moderna. Gli attori sono due: da un lato le FileMaker Data API, dall'altro OData in versione 4. Prima di partire, una piccola premessa: quando parliamo di FileMaker Data API in questo video non ci riferiamo all'istruzione script esegui FileMaker Data API, perché è un argomento che abbiamo già trattato in diversi video. Intendiamo le Data API, la sorella maggiore di questa istruzione script, che è costituita dal gruppo delle FileMaker Data API, che sono accessibili anche da strumenti esterni che supportano il protocollo REST e di cui potete trovare tutta la documentazione a questo link. Passo ora la parola a Rodolfo per un breve confronto tra queste due tecnologie che hanno pro e contro. Ciao a tutti, io sono Rodolfo e oggi iniziamo a parlare dalle date API. Con FileMaker 21 la grande novità riguarda quello che è lo script step esegui FileMaker Data API. Quindi ora anche dall'interno di FileMaker possiamo eseguire operazioni come create, update, delete, duplicate e metadata semplicemente passando un JSON. Ma le date API sono anche disponibili via REST e qui usiamo i classici verbi HTTP. Useremo un post per la creazione del record, un patch per la modifica del record, delete per l'eliminazione, il get per la lettura ed infine il post per la duplicazione del record. Quest'ultima chiamata è particolarmente utile perché basta una chiamata post sull'id del record ed il server ci restituirà la copia pronta all'uso. Ora parliamo di quelli che sono i limiti delle date API. Un primo limite è la dipendenza dal layout. Infatti, per la lettura del record abbiamo bisogno che il campo sia presente all'interno del layout, diversamente non saremo in grado di leggerlo. Un'altra limitazione delle date API è il record ID come chiave implicita, cioè anche se nel nostro modello noi utilizziamo UUID o chiavi composite, dobbiamo sempre passare dal record ID di FileMaker. Un'altra limitazione è quella delle query limitate, infatti non possiamo fare join, filtri complessi o ordinamenti evoluti. Tutto ciò va preparato o nel layout oppure spostato lato client. Ora parlato delle date API passiamo a Odita. Anche qui ogni verbo HTTP diventa un'azione, quindi avremo la chiamata post per la creazione del record, il patch per la modifica, il delete per l'eliminazione e il get per la lettura record. La vera potenza di Odata è nel linguaggio query, perché noi possiamo utilizzare parametri come filter, select, expand, order by oppure top e in questo modo possiamo filtrare o selezionare i campi che ci interessano o anche collegare tabelle direttamente nell'URL. Con metadata inoltre possiamo ottenere una descrizione strutturata del nostro modello dati. A differenza di Data API, OData non dipende dalle layout, quindi accede direttamente alle tabelle e funziona benissimo con strumenti esterni come ad esempio dei client web standard. In più, OData è compatibile con framework e tool moderni senza aver bisogno di driver proprietari. Vediamo ora come si comportano queste due tecnologie nella vita reale. Prendiamo un caso d'uso formato da un ipotetico ristorante: noi siamo i gestori e dobbiamo organizzare le prenotazioni. Quindi avremo la necessità di creare
dei record, avremo la nostra prenotazione e soprattutto dovremo poter inserire i menu concordati con il nostro cliente. Dovremo aggiornare dei dati, ad esempio il cliente ci telefona e cambia il numero di posti disponibili, ci chiede di aggiungerne, di toglierne, eccetera. Dobbiamo anche poter eliminare delle voci, ad esempio se una voce del menu non è più gradita, la dobbiamo poter rimuovere o sostituire con qualcos'altro. E piccolo scenario ottimistico, il nostro cliente è molto soddisfatto del nostro impeccabile servizio. A fine serata ci chiede di replicare l'esperienza, quindi di ripetere questa prenotazione, quindi di duplicare il nostro record. Qui effettivamente vedremo che le due tecnologie si comportano in maniera molto differente. Allora, partiamo dalla creazione di record. Vedremo nel dettaglio soltanto una di queste operazioni, che sono di modifica, di eliminazione e di creazione, perché poi il concetto che sta alla base delle rispettive differenze è identico. Quindi noi possiamo creare dei record, anche più record per volta, poi possiamo crearli tutti in una volta, quindi in questo caso sia con OData che con le data API, vedete, è possibile creare dei record, possiamo eliminarli. La cosa appunto molto interessante è che entrambe queste tecnologie non hanno la dipendenza stretta che hanno le istruzioni native di FileMaker dalla interfaccia utente. Quindi se noi vogliamo creare un record correlato, in FileMaker saremmo dovuti andare in un layout basato sulla tabella correlata, creare un record, valorizzare la chiave esterna e via dicendo. Stesso discorso per eliminarlo, dobbiamo passare l'identificativo del record da eliminare, spostarci in un layout, quindi ancora invochiamo l'interfaccia utente, oppure va bene usare l'istruzione elimina record correlato, ma non è questo il concetto. Il punto è che invece queste due tecnologie, in misura estrema nel caso di OData e quasi completa nel caso del FileMaker Data API, non hanno invece bisogno di utilizzare l'interfaccia utente, quindi non abbiamo un atto di spostamento. Noi non ci spostiamo in un layout. Anche le data API che effettivamente richiedono un layout per funzionare, però questo layout serve alla API per poter effettuare le operazioni. Non ci spostiamo fisicamente in quel layout e facciamo l'operazione, ci pensa la data API. Con l'OData invece, e questa è la differenza più sostanziale e lo vedremo adesso quando andremo a lanciare lo script di modifica con il debugger, OData è uno standard esterno al mondo Claris, quindi non è qualcosa di nativo o di integrato all'interno di FileMaker che però supporta determinati standard. È uno standard definito all'esterno di FileMaker, quindi non sarebbe nemmeno volendo possibile farlo funzionare dipendendo da un oggetto che è strettamente FileMaker come il formato scheda, il layout. Quindi in questo caso OData dialoga direttamente con il motore di database di FileMaker, quindi quando effettua delle operazioni è molto più vicino concettualmente a SQL che non al mondo FileMaker, cioè quando chiede di effettuare una creazione di un record è più simile a una insert di SQL che non a un nuovo record di FileMaker. Le data API sono invece, diciamo, una via di mezzo, supportano uno standard comune che è REST, però hanno una loro interpretazione che le avvicina al mondo FileMaker. Ci sono pro e ci sono contro per entrambe le cose, lo vedremo nel caso della duplicazione. Allora, vediamo le differenze fra i due mondi. Quindi, come abbiamo detto nella nostra simulazione, abbiamo la necessità di aggiornare un dato, quindi il record di testata a questi posti. Chiediamo alle data API di aggiornare questo dato. Il sistema, ecco, questo è soltanto uno script di partenza, quindi passa dei dati, crea un JSON con dei parametri e richiama uno script che si occupa di
gestire le varie operazioni. Qui vediamo la prima differenza. Le date API hanno bisogno di un token. Questo token, se è ancora valido, non viene richiesto, altrimenti se il token in oggetto, quindi praticamente il sistema che ci indica se la nostra autenticazione è ancora valida, fosse scaduto, adesso forziamo la ricreazione, noi avremo bisogno di una chiamata che va a richiedere al sistema un nuovo token e ce lo imposta in modo tale da consentirci di lavorare. Niente di particolarmente problematico, però effettivamente è un piccolo overhead, un piccolo extra di lavoro che noi dobbiamo gestire. Vedremo che con OData, per esempio, non c'è questa necessità. A questo punto creiamo uno URL e dopo andiamo a impostare le opzioni che ci dicono, per esempio in questo caso è un'operazione patch perché stiamo andando ad aggiornare un record. Ci sono 2 o 3 opzioni che noi dobbiamo andare ad inserire, dopodiché abbiamo semplicemente un inserisci da URL e vedremo che tra poco quel valore dei posti disponibili tramite le date API diventerà 75. Eccolo qui, è già stato eseguito, quindi praticamente noi dall'esterno abbiamo detto al server FileMaker di aggiornare questo dato in questo record. Vediamo la stessa cosa con OData, in questo caso identifica che l'azione è un aggiornamento, anche qua vado a creare dei parametri, in questo caso non passerò, però ecco, vedremo subito la prima differenza interessante. Non abbiamo un token, le credenziali d'accesso possono essere semplicemente una basic authentication, per esempio, quindi uno username e password. Adesso qui naturalmente è tutto in chiaro, ma non dovreste farlo assolutamente in questo modo, però comunque è più semplice la gestione. Ma l'altra differenza importante è che OData non ha bisogno di un layout, anzi non lo vuole proprio, non sa nemmeno che cos'è, quindi noi dobbiamo passare un'entità. Che cos'è un'entità? Una tabella. E quindi in questo caso noi passiamo come entità tavoli e vediamo che una volta che abbiamo impostato gli header praticamente della chiamata, il concetto non cambia, naturalmente lo URL che andiamo a cambiare è sempre verso il nostro server, ma è diverso perché andiamo a chiamare OData e non le data API, però vediamo il database è il nome del file, insomma, l'entità è il nome della tabella, quindi praticamente gli stiamo dicendo compi questa azione, in questo caso una patch, cioè un aggiornamento, con questi dati su questo record qui, in questa tabella qui, e vedremo che, ecco, i posti sono diventati 85, quindi 2 strade similari ma diverse come sintassi, con dei pro e dei contro in entrambe le opzioni, che ci consentono però di ottenere lo stesso risultato. Quindi noi abbiamo aggiornato un dato in FileMaker senza passare dagli strumenti canonici di FileMaker. Prima di concludere questa rapida carrellata, vediamo dove si differenziano di più. Beh, ad esempio, le data API sono comunque uno strumento di FileMaker, quindi utilizzano dei costrutti che non esistono così come sono al di fuori di FileMaker. Ad esempio, il concetto di duplicazione record non è qualcosa che ha una definizione univoca e standard al di fuori di FileMaker. Quindi vedremo che, per esempio, nel mondo non FileMaker, una duplicazione che cos'è? È l'unione di una ricerca, io cerco il record da duplicare, quindi vedremo che vado prima a ricercare il record che mi serve, quindi il record da duplicare, con una chiamata, creo i parametri e in questo caso la chiamata è una get perché io
In questo modo faccio una ricerca, chiedo al motore del database i dati di questo record e ottengo questa risposta. Dopodiché cerco quello che mi serve, in questo caso l'ID prenotazione e l'ID del tavolo, il cliente, eccetera, eccetera. Potrei avere anche 10 altri campi. Dopodiché la mia seconda fase è adesso creo un record ma con i dati che ho letto dal record precedente, quindi praticamente l'operazione di duplicazione sono due chiamate in OData. Niente di problematico, a questo punto imposto esecuzione ed ecco qua, vedete, è apparso il secondo record che ha i dati di testata uguali al primo. La stessa cosa fatta con le date API è invece molto più lineare. Perché? Perché essendo uno strumento FileMaker può utilizzare un costrutto FileMaker e quindi se io duplico con le date API vedremo che non ho bisogno di cercare il record, prenderne i dati e poi creare un nuovo record con quei dati. Posso semplicemente, ecco qua saltiamo il solito token, eccetera, vediamo che una volta che io ho creato il mio URL per consentirmi di eseguire l'operazione di duplicazione, con questa chiamata ho già creato un duplicato del record e vediamo che il risultato è lo stesso. Quindi in questo caso le date API sono più snelle di OData. Quindi riassumendo, se l'istruzione script esegui FileMaker Data API, di cui non abbiamo parlato in questo script, non ha rivali in termini di comodità perché alla fine è a tutti gli effetti un wrapper della sorella maggiore che sono le data API, il set delle date API. Inoltre, essendo uno strumento interno, può adottare tutte le limitazioni che sono impostate dai privilegi ed è comunque un'istruzione script, quindi la possiamo innestare praticamente ovunque senza aver bisogno di autenticarci e di gestire i token, perché siamo già eredita l'autenticazione FileMaker, quindi siamo già dentro, perciò esegui data API, l'istruzione script non ha bisogno dell'autenticazione. Per contro, questa sua grande comodità è anche la sua principale controindicazione, perché non ha nessun accesso diretto da fuori. Da un certo punto di vista anche giustamente, perché ereditando le credenziali dell'utente che è all'interno, se io potessi accedere da fuori non sarebbe un granché in termini di sicurezza. Comunque è uno strumento FileMaker in tutto e per tutto, comodissimo, nelle ultime versioni supporta tutte le operazioni, quindi è già così uno strumento straordinariamente comodo per creare e modificare record. Passiamo a un livello più alto. Le data API REST, quindi quelle che abbiamo visto qua, le data API FileMaker, sono ottime per un utilizzo all'interno di un web viewer o per integrazioni con applicazioni che supportano REST. In questo caso le controindicazioni sono che effettivamente sono legate alla sintassi delle query, che può essere poco intuitiva perché in qualche modo la sintassi delle query, specialmente quando si tratta di reperire i record, di andare a cercare, ricalca un pochettino il modo trova di FileMaker, ma tradotto in un JSON, quindi praticamente nel momento in cui ci troviamo nella necessità di andare a cercare un record, dobbiamo costruire, ed è questa anche un po' l'anomalia delle date API di FileMaker, dobbiamo costruire una chiamata post, che per chi lavora con le API è un po' una stranezza, perché io richiedo un dato, quindi mi aspetto una get, invece devo creare una post perché non posso inserire tutti i parametri dentro lo URL come in una normale chiamata get, ho bisogno di gestirli nel body della chiamata, quindi anche per fare le ricerche devo creare un JSON con tutto quello che noi siamo abituati a mettere nel modo trova, no? L'opzione se sto cercando o mettendo, se sono più richieste OR, i vari criteri, i vari campi all'interno dei quali io devo effettuare la ricerca, insomma tutto questo
un eventuale sviluppatore esterno se lo deve studiare perché non è molto standard come sistema. Però effettivamente una volta padroneggiati questi strumenti funziona molto bene. Infine, OData. OData è perfetto per l'integrazione con app anche di livello enterprise che supportano questo protocollo. Ripeto, è un protocollo open source. C'è una vastissima comunità di dietro e però ci sono degli attori molto forti che ne garantiscono la sopravvivenza e è molto indicato anche per integrazioni con strumenti che si occupano dell'analisi dati. Non dimentichiamoci che OData è nato per fornire un'alternativa moderna a ODBC, quindi è proprio un protocollo pensato per andare a cercare e a gestire dei dati. È uno standard, come dicevo, aperto, condiviso, il motore di query è potente e molto sofisticato, supporta le transazioni, non necessita di un token per funzionare, per contro richiede lo studio del modello di funzionamento di OData. È diverso dalle data API, non assomiglia, pur essendo REST, comunque non assomiglia tantissimo alla, alle classiche chiamate REST, ma non è neanche un altro mondo. E per quanto riguarda l'universo FileMaker, al momento, ma sicuramente le cose cambieranno in futuro, non ha un'integrazione diretta negli script di FileMaker. Quindi, conclusione, sia che decidiamo di adottare le FileMaker Data API per via della praticità, della forte integrazione con privilegi, logica di FileMaker, oppure che optiamo per la versatilità e la potenza di OData, una cosa è certa: conoscere entrambe le soluzioni ci permette di costruire integrazioni solide, scalabili e soprattutto facili da mantenere in tempi brevi.